La mia vita nasce a Lissone, un paese della Brianza. La mia famiglia vende immobili. Da quando avevo 6 anni dico devo fare l'architetto. Ho iniziato a lavorare con la famiglia, ovviamente, da quando avevo 12-13 anni, facendo l'architetto, quindi fu una cosa proprio così, cioè è nata ed è cresciuta ed è evoluta e oggi, devo dire la verità, faccio esattamente quello che volevo fare da quando ero piccolo, proprio al 100%. Io sono Carlo Colombo, sono un architetto e un designer e sono principal di A++ col mio socio Paolo. Sono Paolo Colombo e sono il fondatore di A++. Ci siamo conosciuti per caso, tramite un amico comune che ci ha introdotto a Milano, quando tutti e due avevamo gli uffici, Paolo in via Durini, io in via Monte di Pietà. È stata una combinazione, diciamo, di ruoli, nel senso che io avevo appena incontrato il gruppo di Vignatelli di Luxury Living e quindi ho iniziato a collaborare con i brand, con Fendi, con Bentley, con Bugatti, con Trussardi, e nascevano i primi progetti di real estate brandizzati. Questo primo progetto era un'isola a Ras El Khaimah negli Emirati Arabi, per l'Emiro, dove però si chiedeva un'attitudine e quindi una forte esperienza nel campo della sostenibilità. Ma la sostenibilità oggi è proprio fare un progetto che si integra perfettamente nell'ambiente in cui viene progettato, un progetto che crea felicità per le persone che lo abitano o lo vivono perché ci lavorano all'interno o magari vanno a fare la spesa o, sai, è un concetto di sostenibilità legata proprio a un principio di vita. Nel senso che già il nome A++, che può significare architettura, può significare tanti più, quindi sostenibilità all'infinito, può significare tantissime cose, e il colore stesso verde esprime proprio dalle proprie radici un atteggiamento di rispetto verso la natura, ma soprattutto verso l'uomo. Paolo ha avuto questa intuizione di spostare la nostra attenzione commerciale e strategica dello studio sull'aspetto più del real estate e degli investimenti immobiliari, per cui abbiamo creato in questi 3 anni circa 40 società che sono dedicate non solo all'architettura e all'interior, ma anche all'hospitality, al brand management, alla costruzione, al procurement, all'IT, tutta una serie di società che creano un pacchetto a 360 gradi per i nostri utenti, che partono dal pensiero progettuale alla realizzazione concreta e finale dell'oggetto, fino alla vendita. Qui ci sono i tagli di luce, questa qua è la parte di boiserie, che è questa, e queste sono delle parti di bronzo dove qui dentro ci sono 2 sculture che saranno... Io sono nato in A++ quando è nata A++, quindi da circa 20 anni. Ho visto l'iniziare a lavorare in uno scantinato. In questo scantinato si incominciava a fare i primi passi, poi abbiamo preso un ufficio in via Durini e da lì abbiamo incominciato una crescita che, devo dire, è stata più veloce della velocità dei nostri piedi, nel senso che ci è cresciuta sotto in maniera molto molto veloce e molto molto entusiasmante, no? Una crescita entusiasmante, è stato molto bello. Nasco 20 anni fa con l'architetto Carlo Colombo, nel senso che ho iniziato subito a collaborare con lui. Nel momento in cui Carlo si trasferisce a Lugano come studio e si mette in società con Paolo, sono stato chiamato anch'io a trasferirmi a Lugano e ho accettato molto volentieri questa, chiamiamola, nuova avventura,
Quando lavoravo in Bentley ed ero a capo del brand, avevamo deciso di fare anche la parte home, quindi Bentley Home, e anche poi il brand del real estate legato al marchio Bentley. E lì Alberto Vignatelli mi presentò Carlo e Paolo Colombo, e da lì scoccò subito una scintilla e un'armonia totale. Io sono entrata in A++ perché mio marito è entrato in A++, c'era un grosso progetto negli Emirati Arabi e quindi noi lavoravamo entrambi a Milano. Lo studio A++ prese un'importante isola a Ras Al Khaimah come progettazione, Falcon Island, e quindi io fui preso per andare a Dubai a lavorare per questo progetto. La proposta era quella di andare a seguire una villa in Kazakistan. Parto per il Kazakistan, sono solo, quindi devo gestire tutto lì. Siamo nel 2017 e da lì ho iniziato ad occuparmi di tutta la gestione progetto. Ho conosciuto Paolo qualche mese fa, Paolo e Carlo, e in quell'occasione ci siamo subito annusati e innamorati a vicenda. Il mio ruolo è quello di avvicinare diversi player al mercato dei capitali. Conoscendo Paolo e Carlo ho visto una visione di lungo periodo. Allora, in primis una visione che non era poco, soprattutto legato a questo tipo di settore, e seconda cosa ho visto soprattutto poi in Paolo un visionario, una persona che vedeva oltre a quello che vedono tutti. Mi ha raccontato un po' quello che aveva in testa, che era il suo progetto di crescita di A++. Stavo andando in Sardegna, ero all'aeroporto, ho guardato le mail in spam, cosa che raramente si fa, e c'era una mail di Carlo Colombo. Ho aperto la mail, ho fatto la mia vacanza, sono tornata, mi hanno chiamato e in 10 giorni io lavoravo. Source nasce dalla capacità dalla capacità tutta svizzera di farci partecipare, di dover gestire fino in fondo tutto il lavoro di direttore dei lavori in maniera molto responsabile. Massagno è la nostra sede principale, il cuore di A++, perché è il nostro ufficio, il nostro building. Dico nostro building perché fa parte di una delle nostre costruzioni, quindi dei nostri progetti che non sono solo sulla carta, ma sono poi progetti che sono stati realizzati da una delle nostre società, che è Source, che è a capo della costruzione e quindi tutto quello che è il procurement che noi facciamo normalmente con i nostri lavori, con i nostri clienti. Per cui è una sede importantissima, è un palazzo nel cuore di Lugano, leggermente spostato verso la stazione, ma è un luogo strategico. Il nostro ufficio è un ufficio al primo piano di circa 800 metri quadri che è strutturato con un grande open space che accoglie i nostri ragazzi. Qui lavorano circa 75 persone tra architetti, ingegneri e designer. E una zona molto interessante che io la chiamo l'area verde o lo spazio verde, dove c'è questo muschio vivo che racchiude un po' questa sala riunioni multimediale, nel senso che viene utilizzata per riunioni, viene utilizzata per le presentazioni dei progetti, viene utilizzata per fare le riunioni di gruppo che noi regolarmente facciamo con i nostri ragazzi come A++, e nello stesso tempo c'è una zona dove i clienti possono anche avere il piacere di stare con noi a cena, a pranzo, con il nostro chef che cucina in base al desiderio del cliente. Conca di Castagni è un progetto a cui sono molto affezionato perché è uno dei primi, forse il primo progetto che abbiamo preso in Svizzera. È veramente invisibile, cioè quando si arriva dalla strada ha un impatto minimo perché come linee, dimensioni, colori, veramente si contestualizza benissimo all'interno di questo paesaggio. L'edificio è un edificio che quindi a tutti gli effetti ci ha dato modo di approfondire tutti gli studi in tutte le direzioni, tutte le discipline della geotecnica, la parte strutturale, la parte degli impianti. A livello di fisica tecnica e impiantistica è una residenza di altissimo livello.
Siamo a Montagnola, quindi un paesino su una collina che si chiama Collina d'Oro, vicino a Lugano, a 5 km da Lugano. Lì ci sono 7 appartamenti, 7 residenze che hanno una privacy estrema. Questi acquari che si sviluppano per queste abitazioni, che sono poi la zona giorno, sono completamente privi di alcuna divisione, quindi sono proprio 15 metri per 7 metri e mezzo di cristallo, aperti sul lago, dove c'è la palestra, la spa, insomma tutta una serie di dettagli di aree comuni con una qualità di interior veramente altissima. Vivere lì è come essere in vacanza proprio tutti i giorni. La forza di A++ è che segue molto le opportunità che arrivano e riesce anche a cogliere la positività dai momenti di difficoltà. Paolo aveva iniziato, diciamo, appassionato di sci, ad acquistare una casa e quindi a scoprire un po' questo territorio, e da lì poi sono nate tutta una serie di opportunità dove abbiamo acquistato delle proprietà immobiliari, abbiamo costruito The Base, che è una palazzina con 10 appartamenti che è a reddito, viene messa a reddito, che ha una posizione strategica perché è davanti alle piste da sci. Un'architettura chiaramente, se vogliamo chiamarla tipica di montagna, ma con degli aspetti molto più razionali, molto più puliti, quindi queste forme quindi molto più lineari. Sono tutti appartamenti uno diverso dall'altro, con tagli diversi, proprio anche per soddisfare le esigenze diverse dei clienti. Però devo dire che tutti e 10 gli appartamenti hanno un unico fil rouge che li unisce a livello estetico, che è comunque l'utilizzo del legno. Successivamente abbiamo comprato un hotel, il Dreikönig, che è uno dei più vecchi e storici hotel di Andermatt, che è collocato nella zona centrale della città, dove c'è tutto il fiume che scende, e da lì adesso stiamo facendo un'operazione immobiliare interessantissima, perché verranno costruite 3 palazzine dove l'hotel verrà integrato e quindi venderemo poi degli appartamenti che avranno l'usufrutto, diciamo, di tutte le funzioni dell'hotel, quindi dal ristorante alla spa, alla palestra, alla piscina, eccetera. Qui si vede comunque il volume storico con una serie di annessioni di volumi che verranno caratterizzati da diversi materiali. In alcuni casi abbiamo preso dei riferimenti anche storici, come delle raffigurazioni pittoriche, questo quadro di Turner, e da qui abbiamo preso la scala cromatica che secondo noi rispecchia anche questo colore. Sono immagini, riferenze storiche sia pittoriche che anche immagini della zona del Gottardo. Puglia, allora, durante una vacanza incrocio un trullo, che dire trullo è piccolo, ma in realtà sono 15 coni circa. Quindi ho chiamato immediatamente Carlo, ancora prima di mia moglie, e gli chiedo: Carlo, guarda, ho trovato una cosa bellissima, che ho visto che c'è una possibilità di farci una roba strepitosa. Abbiamo aggiunto altri trulli, che sarebbero sempre queste ville da ristrutturare in questa situazione. Ci siamo aperti anche un ufficio a Cisternino per poter gestire tutta la parte di ristrutturazione, e poi all'interno abbiamo semplicemente seguito i materiali naturali, abbiamo mantenuto uno spirito moderno perché siamo moderni, però abbiamo mantenuto uno stile, un gusto molto tipico
con una grandissima luce, un'attenzione alla luce veramente estrema. Il risultato è una cosa magnifica. Le sedi locali sono praticamente una finestra aperta sulla passione e la dedizione che A++ mette nel proprio lavoro e che vuole in questo modo mettere a disposizione dei nostri clienti in maniera da renderli più vicini alla nostra realtà. La visione internazionale di A++ è insita nel suo DNA. Sin dall'inizio noi abbiamo lavorato per una clientela internazionale che arriva da diversi paesi del mondo. È diventato naturale poi pensare di riuscire ad interpretare i contesti e i luoghi di vita della nostra clientela e fornire progetti adatti alle trasformazioni sociali, economiche, ambientali del luogo. La nascita di queste sedi in tutto il mondo è stata una naturale evoluzione. La mia passione dell'architettura devo dire che è una cosa probabilmente innata, perché mi ricordo che fin da bambino io amavo disegnare degli edifici rovinati e di fianco disegnavo degli edifici ordinati. Vengo da una famiglia dove mio papà ha sempre avuto una impresa edile di ristrutturazioni, quindi non una grande dimensione, ma diciamo, le mie estati le ho passate spesso in cantiere, quindi ho sicuramente una vocazione per la parte costruzione, per le relazioni con le persone, le imprese, le ditte, quindi diciamo che è un po' il mio habitat. E sin da piccolo mi piaceva anche ridisegnare piantine di appartamenti piuttosto che le classiche cascine della bassa bresciana, perché vengo da quella zona. A differenza di tante aziende in cui avevo lavorato precedentemente, qui si è veramente come una famiglia, cioè si lavora in squadra, ci sono poche gerarchie, ogni idea viene presa in considerazione. È un ambiente in cui si punta molto sulle persone, secondo me, quindi anche sulla crescita personale e professionale delle persone all'interno dell'ufficio, ecco, della compagnia, quindi è una bella realtà. We are human, no? Perché in effetti è il valore dell'uomo che abbiamo buttato qua dentro, cioè il valore dell'essere umano che è stato buttato all'interno di questa società, che ha dato l'energia, la spinta, la carica, il combustibile per arrivare fino adesso, fino a dove siamo oggi. A++ è coraggio prima di tutto, perché chi sta al vertice ha tantissimo coraggio e il coraggio è la dote che ti permette di toccare le vette più alte. Energia e imprevedibilità, che non significa poi imprevedibilità del risultato, imprevedibilità del progetto. Ecco, noi possiamo lavorare dai masterplan all'oggetto di design. Unica nel suo genere, per ampiezza e profondità di competenze, dinamica. E poi A++ è casa. Se A++ fosse un titolo di una canzone sarebbe Un'avventura di Battisti. Welcome to the jungle. We are the world. Vita spericolata. Allora, 2020 nasce anche lì da un incontro fortuito con il padre di un amico di mio figlio. E si parlava di una casa o di come gestire un riscaldamento, l'accensione di un riscaldamento in una casa in montagna, e scoprì questo Corrado, un genio. Nel 2019 i capi mi fanno incontrare un ingegnere, Corrado Corsale, esperto di robotica. Ci conosciamo e iniziamo un percorso di sviluppo e ricerca. Questo percorso ci porta a sviluppare una smart technology. Noi lavoravamo prescindendo quasi totalmente dal singolo prodotto. Abbiamo lavorato innanzitutto sullo sviluppo di una tecnologia. Da lì, pian piano, siamo arrivati al 2020
in cui abbiamo capito che avevamo qualcosa di concreto tra le mani ed è stata fondata 2020. Ciao Tommaso. Il fatto di poter lavorare in simbiosi ha portato a lavorare con l'unione di design più tecnologia. Questa cosa ha creato una scintilla, ha creato dell'elettricità, volendo dirlo. Abbiamo iniziato a sviluppare innanzitutto dei dispositivi low power in grado di monitorare i dati ambientali che fossero la base dei nostri progetti. Su questo principio abbiamo poi dopo iniziato ad introdurre altre funzioni. Perché ad esempio questo progetto di Febo è un progetto molto interessante che permette di, oltre a illuminare, di avere tutta una serie di informazioni legate alla qualità dell'aria, alla temperatura, può proiettare delle immagini, quindi è legata anche a delle informazioni utili che possono essere messe negli aeroporti, nelle ferrovie, quindi ti dà dei dati ben precisi. Ci sono tutta una serie di elementi che valorizzano la qualità della vita, no? Di tutti i giorni. Lavoro molto spesso con Carlo, molto spesso viene da noi con degli schizzi che magari ha disegnato di notte, si è svegliato, ok, ho un'idea brillante, viene da noi, ci fa vedere questi schizzi e da lì magari sviluppiamo quello che lui ha in mente. Gli ho raccontato quello che facevo, difatti io faccio l'advisor per fondi di investimento e ci siamo trovati, quindi ci siamo subito trovati e Paolo mi ha detto ti faccio subito una proposta, entra a far parte del team perché secondo me sei la persona che manca per fare questa crescita, quindi da lì è nato il nostro rapporto. Questo mio ruolo di direttore tecnico, che apparentemente potrebbe essere classificato come una persona che si occupa di cose, di numeri anche, in realtà non è così, perché io mi trovo prevalentemente durante la mia giornata lavorativa ad avere a che fare con le persone. Quindi parlo tanto, ascolto tanto e poi la parte progettuale e tecnica c'è ed è importante, ma prima di tutto è l'aspetto umano. Visione per me è un qualcosa che gli altri non riescono a vedere, quindi in quel lasso di tempo Paolo è riuscito a vedere un qualcosa che in quel momento magari altri non stavano vedendo e Carlo gli va a dare quell'aspetto in più di design, di visione del bello che secondo me era necessario. Corporate brand è sostanzialmente la divisione di branded real estate di A++. Quindi è una branch altamente specializzata nei progetti legati ai brand, che possono essere dei brand fashion oppure anche dei brand automotive. L'espressione di questi brand, stiamo parlando di top brand perché stiamo parlando di Armani, stiamo parlando di Versace, parliamo ovviamente di Fendi, parliamo di Elisab, quindi dei guru nel mondo del fashion o dell'haute couture, e se prendiamo i nostri brand automotive come anche ad esempio Lamborghini, Pagani, Bentley, tutti i brand con i quali noi abbiamo sviluppato dei progetti di real estate nel mondo, ovviamente hanno dei posizionamenti che sono uber luxury, direi ultra luxury, e quindi nell'esecuzione del design ovviamente è fondamentale rispettare i codici di questi marchi da un lato e anche il DNA. Noi con Max gestiamo quello che è la parte sia architettonica, quando c'è da fare la parte architettonica, o altrimenti solo e esclusivamente la parte dell'interior, dove A++ progetta tutta la parte, diciamo, di concept e di detail design fino ad arrivare alla definizione di tutti i dettagli e di tutte le finiture di tutti gli oggetti di arredo e di fit out, o nel caso dell'architettura di questi progetti. I brand sono circa una quindicina, quasi tutti i migliori brand di automotive o di fashion brand sono praticamente all'interno del nostro pacchetto clienti attraverso Max, che gestisce poi direttamente il rapporto fra brand e developer.
Elisab è l'ultimo brand che è entrato nel nostro gruppo ed è entrato in maniera molto profonda, e noi ci occupiamo a 360 gradi in esclusiva mondiale sia della creazione della collezione Home di Elisab, che è stata disegnata da Carlo Colombo, ma anche di tutti i progetti di branded real estate. Ci siamo inventati l'idea di estrapolare il principio del DNA di una casa di moda, di un brand automobilistico, di una celebrity, un lifestyle di una celebrity, e l'abbiamo scaricato a terra, nel senso l'abbiamo creato come ambiente. La parte dedicata agli yacht e quindi alle imbarcazioni è un'altra delle tantissime attività che noi facciamo e che portiamo avanti da circa 8 anni, con la prima esperienza con Rossinavi, dove abbiamo disegnato sia uno scafo che la parte di interior di questo yacht da 53 metri che è stato presentato a Miami, che ha preso anche diversi premi. E successivamente altre barche più o meno sempre sui 50 metri, sempre per Rossinavi, che sono state poi realizzate e presentate a Monte Carlo. Era stato realizzato negli anni precedenti un progetto per Bugatti, un mini yacht, daily cruiser per Bugatti. Noi eravamo già in contatto con Rossinavi, con Federico Rossi. Federico ha detto: guarda Carlo, il cliente vuole una persona come te. Proposte fatte, siamo arrivati poi alla concretizzazione della cosa, quindi avere un progetto in mano di questo yacht Florentia di 52 metri da realizzare in toto per quanto riguarda gli interni. È, come dire, molto più problematico gestire gli imprevisti nel design nautico. Lo spazio è quello. Appena siamo entrati in questo ufficio abbiamo fatto qui la festa di Natale, quindi l'abbiamo proprio fatta qui, senza uscire, che di solito andiamo fuori. L'abbiamo fatta qui e forse quello è stato un bel momento perché ci è sembrato molto più casa questa. C'è movimento interno allo studio, ci sono persone che parlano, che si confrontano, e è vivo. Svegliarsi al mattino e venire a lavorare può non essere sempre facile. Molte volte non sei sereno, puoi non trovarti a tuo agio, puoi essere nervoso. Devo dire che al 99% dei giorni in cui entro in questo edificio sono felice e ho il sorriso, e questo è tanto per un luogo di lavoro. Spesso veniva sempre il pensiero di dire forse non ce la faccio, non riesco a raggiungere l'obiettivo che mi sono posto, però alla fine se uno ci crede, quindi in qualche modo è determinato, ecco, alla fine ce la fa. Ci scontriamo, non ci parliamo per giorni, succede anche di incontrarsi nel corridoio e magari non ti saluti quella mattina perché il giorno prima hai avuto uno scontro, però tu sai che chi è vicino a te è dalla tua parte. Ogni giorno in A++, diciamo che può succedere qualcosa di nuovo e inaspettato. A++ ad oggi è né piccola né grande, è un po' in una posizione di mezzo, è un anatroccolo che deve diventare un grande cigno, ce la sta facendo. Ma la vedo come una società che fa lifestyle, però una società che è impegnata nel creare ciò che produce felicità e ricchezza. Sento che questa società ad oggi non ha un limite definito. Non mi sembra una società che possa fermarsi qui. Io vedo A++ sempre più proiettata in questo senso, cioè con un'attività che si allarga sempre di più nel rispetto dell'uomo e nel servizio verso l'uomo,
con una strategia estremamente pulita e severa, senza andare troppo ad interagire rovinando quello che è l'aspetto del rispetto dell'uomo. La tecnologia per noi è fondamentale perché è parte integrante oggi della nostra vita, però non vorrei mai che la tecnologia potesse sorpassare quello che è l'uomo. Credo di poter vedere uno sviluppo che non sia esclusivamente economico o di dimensione, ma che sia uno sviluppo emozionale, nel senso che sento ancora i brividi, no? Del voler fare qualcosa di nuovo, voler fare qualcosa di interessante, voler fare qualcosa che sia a servizio di tutti, voler fare qualcosa che ti faccia rendere orgoglioso di quello che fai. E credo che questo sia l'obiettivo dell'azienda, alla fine.